Buongiorno, sono Andrea Prea, ci troviamo al ristorante Andrea Prea Milano. All'interno di un luogo di bellezza, un luogo di cultura, che è la Fondazione Luigi Rovati. In questo spazio convivono il ristorante Il Bistrò, il Museo d'Arte Etrusca, il Museo d'Arte Contemporanea e d'Arte Antica. Oggi siamo qui per parlare di fritto. Da napoletano io sono cresciuto col fritto e con il nostro street food. E oggi presentiamo 3 fritti. Frittatina di pasta con caciocavallo podolico e genovese di maiale, la palla di riso con un'estrazione di soffritto napoletano e limone candito e il croquet con il pepe lungo, la provola affumicata e un ketchup di barbabietola. Vi porto per le strade di Napoli facendovi gustare la tradizione contemporanea. Adesso ci spostiamo in cucina e andiamo all'atto pratico di come si fa questo fritto. Partiamo con la genovese di maiale. Vi presento Antonio Sena, è il mio chef di cucina del ristorante Andrea Prea Milano. Buongiorno a tutti. Lasciamo stufare le cipolle col sedano e le carote per qualche minuto. Qui abbiamo del capocollo di maiale. In questo momento, se potete guardare, la carne sta rosolando e sta cominciando a creare questa crosticina, la cosiddetta reazione di Maillard, che supera i 140 gradi, 150 gradi, cominciano a caramellizzare gli zuccheri della carne stessa. 2 granelli di pepe e adesso bagniamo col vino bianco. Copriamo con il brodo vegetale, lasciamo andare per 3-4 ore a fuoco basso. In parte prepariamo la nostra besciamella, la classica besciamella fatta con latte, burro, farina. Qui abbiamo l'acqua che bolle, adesso caliamo la nostra pasta. Adesso attendiamo i nostri 8 minuti canonici per la cottura della pasta. Io preferisco che la pasta sia cotta 1 minuto indietro perché poi in frittura recupera la cottura. Adesso è il momento di impastare. Abbiamo messo dentro la besciamella, la genovese e il nostro caciocavallo podolico. Un po' di pepe. La stendiamo per bene e la facciamo riposare in frigo circa 2 ore per ottenere questo risultato. Vedi che è morbidissima, però è compatta, ok? Quindi cosa vuol dire? Quando andrò a friggere avrà questa cremosità trasversale. Qui abbiamo la preparazione del soffritto napoletano, fatto con tutto interiora, quindi con tutta la corata. Abbiamo rognoni, fegato, milza, trachea, polmoni, lingua e diaframma. Come potete vedere i tagli sono molto grossolani, poco regolari, perché quello che ci interessa poi a noi è produrre un'estrazione di soffritto. Tanto questo noi lo cuociamo per diverse ore, poi lo facciamo riposare e poi estraiamo l'essenza del soffritto che andrà a accompagnare la nostra palla di riso. Partiamo con lo strutto di maiale, quindi proprio è a tutto tondo l'uso, no, del quinto quarto. Un goccio d'olio per alleggerirlo un po', del peperoncino fresco, ok? È un peperoncino medio, non è piccante, è un peperoncino italiano medio. Aglio a pezzi. L'aglio lo lasciamo solo per qualche minuto, poi lo togliamo, solo per insaporire e per dare questa nota al soffritto. E cominciamo con il fegato. Abbiamo messo giù il rognone, il cuore, ed anche qui facciamo tostare per benino, abbiamo questa tostatura, poi la lingua, il diaframma, andiamo giù con la trachea,
Adesso sfumiamo col vino bianco. Saliamo leggermente. Adesso aggiungiamo il concentrato di pomodoro e il pomodoro. A noi piace aggiungere anche un po' di concentrato di peperone. Copriamo con del brodo vegetale e facciamo cuocere un circa 4 ore. Come dicevo, una volta cotto lasciamo riposare e dopodiché passiamo tutta a pasta verdure e otteniamo questa infusione per poi passarla nuovamente a setaccio. Allora, qui abbiamo i cardoncelli, noi nella palla di riso ci mettiamo i cardoncelli, quindi gli diamo questo tocco vegetale. Ecco. Tostiamo i nostri funghi, appena li saltiamo, sale e pepe, un pezzettino d'aglio giusto per insaporire. Facciamo il nostro riso, cuociamo come un risotto, quindi partiamo con un po' di cipolla, un po' di olio, tostiamo il risotto, bagniamo, classico, e lo mantechiamo con un po' di grana padano. Una noccetta di burro, basta. Lo lasciamo bianco. Perché lo lasciamo bianco? Di solito viene farcito anche la palla di riso. In questo caso noi abbiamo un tocco contemporaneo che è il limone candito e un altro tocco tradizionale che è l'estrazione di soffritto, che ha un gusto molto importante. Quindi ho bisogno di una palla di riso libera, neutra. Anche qui mettiamo il nostro risotto su una placchetta a raffreddare per poi ottenere le nostre palle di riso. Adesso prepariamo la nostra base per il croquet di patate. Patata bollita tagliata a cubi, setacciata, quindi passata a setaccio. Quindi abbiamo patata lessa setacciata, del prezzemolo sottile, adesso aggiungiamo anche del basilico, aggiungiamo un po' di sale, un po' di uova, un po' di pepe. Un piccolo trucco per il croquet: bagnare appena il guanto con un po' di olio, deporre la pasta, mettiamo un pezzettino di provola all'interno del croquet e poi lo chiudiamo. Prepariamo la componente ketchup di barbabietola per il croquet di patate. Abbiamo una barbabietola cruda, come potete vedere, l'abbiamo bollita, quindi l'abbiamo cotta per 8-10 minuti in acqua a fuoco moderato. La mettiamo nel frullatore, come si può vedere, ok? Abbiamo dello scalogno tagliato a pezzettini e dell'aceto di Xeres. Ok? Chiudiamo. Ok? Adesso emulsioniamo. Abbiamo la nostra emulsione, il nostro ketchup di barbabietola. Adesso cominciamo l'impanatura sia della frittatina, del croquet che della palla di riso. Tutti e tre gli elementi vanno passati nella farina, poi abbiamo delle uova intere sbattute ad effettuare la prima impanata. Adesso ripetiamo l'operazione dell'impanatura solo con uova e pane grattugiato. La doppia impanatura dona questa croccantezza ulteriore al fritto. Questi tre elementi fanno parte di un gesto culturale importante napoletano, detto uguoppa. Ovviamente oggi ne presentiamo tre con un tocco contemporaneo, ma del cuoppo fanno parte anche lo sgagliuzziel, la zeppola, che va insieme al panzerotto, che è il croquet,
e anche il ciurillo fritto. Siamo arrivati a temperatura a 185-190 gradi, caliamo la nostra frittura, prima le frittatine, poi le palle di riso, poi il croquet. Friggiamo tutto insieme perché grazie a quest'olio che è Frien di Olitalia possiamo friggere diverse cose insieme perché l'olio non è coprente, ci permette di non inquinare un soggetto dall'altro. Come potete notare, Frien garantisce minore assorbimento di olio durante la frittura. Basta guardare sul fondo della carta ed è perfettamente asciutto. Un'altra cosa, al naso non si sente odore di fritto, è quasi un gusto neutro. Teniamo conto che negli anni '80, adesso non si può più, a Napoli giravano i panzerottari. Come negli anni 60 c'erano i maccheronari, negli anni 80 c'erano i panzerottari, c'erano queste ape car che giravano con la bombola del gas, cosa assolutamente illegale in questo momento, con il pentolone d'olio e facevano la pasta cresciuta, quindi zeppola e panzarotta. Era un pasto popolare. Io mi ricordo quando ero ragazzo costava tipo, che ne so, un cuoppo di zeppola e panzarotta costava 500 lire, 1000 lire, cioè una cosa, no, proprio, voglio dire, parliamo di un piatto iperpopolare. E quindi questi sono i ricordi del fritto per me. Oggi abbiamo visto 3 fritti della tradizione partenopea in chiave contemporanea: la palla di riso, la frittatina e il croquet. Vi invito a provare le ricette a casa e a sperimentare e anche a divertirvi ovviamente. Vi invito a venirci a trovare in questo luogo di cultura, bellezza e gastronomia. Ciao a tutti e grazie di Italia Squisita.